Dovessi dirmi adesso cos'è il Milan per te, cosa ti viene proprio dal cuore, di getto, cos'è il Milan? Ma se devo dirlo con una parola, famiglia. Penso che è una società che mi ha cresciuto, mi ha fatto diventare uomo, sto crescendo tanto. Credo che famiglia sia la parola migliore per descrivere questa società. Homegrown vi porta come di consueto nei luoghi dove i ragazzi del Milan hanno iniziato a giocare a pallone, in questo caso ragazzi molto giovani come Kevin Zeroli, classe 2005, capitano della Primavera, che qualche anno fa ha iniziato qui alle mie spalle, oratorio di Sant'Edoardo, a Busto Arsizio, nella squadra dell'Ardor, iniziando con il fratello Brian, ha poi intrapreso la sua strada, il suo percorso che l'ha portato a diventare un giocatore anche della prima squadra del Milan, con il debutto contro il Sassuolo. Però, prima di vedere tutto questo, prima di andare a Milanello, iniziamo da qui. Voglio che mi racconti, visto che sei davvero un homegrown, tu sei cresciuto qui da quando sei piccolissimo, da quando sei un bambino, non hai indossato praticamente altre maglie. Raccontami un po' come sei arrivato al Milan, quell'episodio famoso del provino di tuo fratello Brian che poi è diventato un po' anche il tuo. Ho fatto un po' di mesi in una squadra dell'oratorio di Busto Arsizio, Ardor Busto. Giocavo in squadra insieme a mio fratello. Un osservatore del Milan ha chiamato mio fratello per fare un provino, solo che lui era un ragazzo timido e... Ma al Vismara questo? Sì, sempre al Vismara, sì. Era un ragazzo timido e allora il mister, che era Andrea Biffi e Massimiliano Sorgato, mi hanno chiesto di tirarlo un po' su di morale, comunque di farlo divertire un po'. E allora ho iniziato a fare 2 o 3 palleggi insieme a lui e il mister mi ha detto: domani vuoi venire a fare un provino? E ho detto va bene. E poi da lì mi hanno preso e... Questo all'età di quanti anni? 5 anni. Il primo ricordo di Kevin col pallone al piede a quando risale? Partiamo da papà. Da quando aveva 5 anni. No, anche prima. Ho iniziato lo zio a farlo palleggiare in casa, veniva lo zio in casa e da lì è iniziato un po' tutto. Siccome che qua vicino a casa nostra c'è una palestra di karate, l'abbiamo iscritto perché lui voleva provare, l'abbiamo iscritto. Suo fratello nel frattempo giocava a pallone perché il fratello ha 2 anni in più. Nel frattempo giocava a pallone e alla fine ha scelto di seguire la strada del fratello. Entrava, magari palleggiava con me, faceva passaggi con me. Quindi hai portato fortuna tu, diciamo, nell'inizio del percorso. Sì, esatto. Che poi la sua squadra 2005 ancora non c'era. Perché era troppo piccolino. Esatto. Mio fratello da piccolo era un ragazzo molto vivace, molto. Poi adesso, vabbè, è cresciuto e tutto, vabbè, si è tranquillizzato un po', però è sempre un ragazzo vivace lo stesso. Da mamma mi interessava sapere che emozioni ha ripensando al Kevin bambino, ricciolino, che va col pallone tra i piedi a fare il provino al Milan. Per iniziare nessuno lo aspettava che lui arriva così. All'inizio era solo per divertimento, poi forse è già una cosa che piace a lui di suo, non lo so, però si impegnava. Poi quello che è bello di lui, se non riesce a fare quello che gli ha detto l'allenatore, e lui lo riprende la palla, va indietro e lo rifà. È testardo, finché non riesce. Così. E poi lo rifà. Da piccolo era molto vivace, era tremendo, da piccolo era tremendo. Si picchiavano, e poi il grande era più tranquillo, più calmo, invece lui era molto scatenato, sì, scatenato. Però fuori era molto educato. Però è sempre stato amato da tutti. Hai avuto tanti allenatori anche in questi anni, perché praticamente sei partito dal Pulcini, sei arrivato adesso a essere il capitano della Primavera e a debuttare, ne parleremo dopo, in prima squadra. Dimmi qualcosa che ti ha lasciato un allenatore o un periodo che ti ricordi come fondamentale per te, anche una categoria nel quale sei cresciuto. Sicuramente Andrea Biffi e anche Marino Magrin. Sono stati anni bellissimi, mi sono divertito tanto. Ero piccolino, però il modo di giocare mi piaceva tanto, mi divertivo. Mi piaceva saltare l'uomo, puntare l'avversario, fare le finte. E lì sono anni di tornei, no? Soprattutto tra pulcini, esordienti. E so che c'era qualche commentatore che scherzava un po' sulle tue treccine sul fatto della somiglianza con Gullit. Sì, ogni tanto quando magari andavamo a fare i tornei all'estero, a Vienna o in Spagna,
c'era qualche telecronista, magari diceva il figlio di Gullit, o anche avversari, genitori. Sicuramente era un grandissimo giocatore. Sono contento che mi hanno anche un po' paragonato a lui, però vabbè, c'è tanta differenza. Però. Sarebbe un bel modello da seguire. E a proposito di idoli, so che uno dei principali è Bellingham, sì. Che però ha solo 2 anni più di te. Fammi un po' capire che tipo di giocatore ti piaceva anche nella tua crescita, chi hai seguito. Quando ero piccolino mi piaceva molto Iniesta, perché mio padre quando ero piccolo mi faceva vedere i video di Iniesta, faceva vedere tanti video e mi piaceva tantissimo la sua personalità, il modo di giocare, il tocco della palla. Invece adesso, comunque crescendo, so che sono pochi anni di differenza, però comunque Bellingham è un giocatore a cui mi ispiro e diciamo ha tante caratteristiche che mi appartengono, però vabbè comunque c'è tanta differenza, comunque so che devo crescere tanto. Il periodo al convitto, anche per voi penso sia stato un distacco, chiaramente non era tanto lontano rispetto magari a ragazzi che vanno dall'altra parte d'Europa o dall'altra parte d'Italia, però comunque un distacco quando un ragazzo esce di casa, no? Come l'avete vissuta? Ma non solo per noi, anche per i vicini, perché c'era una signora anziana che abita qua, perché lui, come mi ha detto prima mio marito, era proprio vivace, perciò quando lui è a casa lo sanno tutti, perciò quando è andato si notava l'assenza. Sì, perciò si notava e poi comincia a bussare, dire dove è il figlio, perché diceva così, all'inizio non capivo neanche che cos'è. E poi dopo dico no, non c'è perché via, dire ma comunque sta bene perché pensava che magari è malato. Si preoccupavano. Ecco. Si preoccupava e poi abbiamo detto che non sta più qua. Sì, magari le prime settimane si è sentito un po' la mancanza, perché talmente era vivace. Poi piano piano, vabbè, ci siamo abituati. Poi lui al venerdì ogni tanto veniva a casa, sapendo che qua vicino, sei anche più tranquillo. Kevin è arrivato in convitto che aveva 14 anni, quindi piena dell'adolescenza e dovendo iniziare le scuole superiori. Non è sempre stato facile, ci sono stati dei momenti un po' più complicati e dei momenti di incomprensione, come è normale che sia a quell'età. Però lui è sempre stato molto educato, ha sempre accettato le nostre decisioni senza mai eccedere. Questo di base perché Kevin è un ragazzo estremamente rispettoso. Se io ripenso ai suoi 5 anni, posso dire che sono stati un crescendo. Quest'anno, che poi corrisponde anche all'ultimo, e non era scontato che fosse così, perché comunque lui l'anno scorso ha compiuto 18 anni, ha finito la scuola, ebbene sì, ce l'abbiamo fatta portare a casa la maturità, e poi abita a Busto, quindi lui poteva decidere di rientrare in famiglia, di rientrare a casa, però in accordo con i genitori abbiamo pensato che il trascorrere un altro anno all'interno del convitto potesse essere per lui una buona soluzione. È stato capace veramente quest'anno, ha capito come conciliare la leggerezza e la freschezza dell'essere un ragazzo di 19 anni con quanto gli viene richiesto. Quanto gli viene richiesto dal suo ruolo. Io sono veramente molto orgogliosa di lui, sono convinta che lui proseguirà questo percorso di maturazione anche al di fuori dal convitto, perché ormai ha tutti i mezzi, ha acquisito tutti i mezzi per poterlo fare e lo farà veramente alla grande. Penso che il momento più emozionante sia stato quel giorno di dicembre in cui lui entra in campo a San Siro per la prima volta, con quella maglia che potete prendere che è vicino a voi, e passandola, proprio sentendola tra le mani, ditemi quanto orgoglio, quanta emozione c'è stata quel giorno e in quel Milan Sassuolo. Ma io non ci credevo, sono rimasto scioccato, è una cosa bellissima. Sì. Vedere tutta la trafila dal settore giovanile da quando aveva 5 anni è stato molto emozionante. Poi mi sono emozionato, sì, un po'. Vengono ancora i brividi a pensarci, a vedere quelle immagini. Quante volte l'avete riviste? Poi avete avuto modo di rivederle? Sì, tante volte, sì, certo. Sì. Anche prima, quando è andato con loro in America, no? Li ha fatto giocare anche lì, però anche lì è stata, mamma mia. Sì, forse più emozionante a vederlo in televisione in America, quando ha fatto il debutto in America. Sì, per te però. Per me è stato anzi, io pensavo che non arrivasse neanche la primavera. Quando è iniziato, la primavera, sì, ne voglia. Come ho fatto con Giancarlo, ferma un attimo la memoria, ferma tutto e dimmi, nel momento in cui vedi Pioli che ti chiama per entrare in campo contro il Sassuolo, il 30 di dicembre, era quindi fine del 2023,
Ce l'ho tatuata anche. Sicuramente quando mi ha chiamato Mister Pioli mi sono tremate un po' le gambe, sinceramente. Un po' mi è salita l'ansia. Però poi una volta entrato mi sono sciolto e mi sono lasciato andare. Poi sicuramente esordire davanti a tutti i nostri tifosi a San Siro è stato bellissimo. Ma di quegli attimi c'è qualcosa che ti ricordi di più? Proprio che ti si ferma la memoria e ti ricordi magari una cosa che hai visto, una parola che ti hanno detto, c'è qualcosa che ti viene in mente? Kevin, vieni. Quindi proprio le parole precise del mister. Sì. E appunto l'atmosfera, il fatto che i tifosi aspettassero come aspettano sempre, come se fossero un po' i figli dei tifosi, i giovani da primavera che poi debuttano in prima squadra. Quanta responsabilità hai sentito in quel momento? Una volta entrato poi mi ricordo non sentivo più niente, non capivo più niente. Sentivo magari qualche volta Pioli che mi gridava, ma... Hai pensato solo al campo? Sì, mi sembrava di essere dentro una bolla. Anche i tifosi, non sentivo i cori, sentivo solo e basta. Sì. Che è un'immagine molto particolare che ci hai dato, associata però all'immagine che ho io di alcuni tuoi compagni, ero a bordo campo quella partita, alcuni tuoi compagni che ti incitavano, quelli più grandi che ti parlavano. Del spogliatoio prima squadra cosa mi dici? Chi hai trovato come fratello maggiore, chi come sprone, chi come più serio? Florenzi... Ti prende tanto in giro? Sì, mi prende tanto in giro, per magari come parlo un po', però mi dà tanti consigli, anche Mike. Sono contento per mio fratello, cioè, anche tanti mi dicono magari sei geloso di tuo fratello, così, no, assolutamente no, cioè, anzi, il contrario. E questo è bello perché nel rapporto avere un fratello vicino per lui immagino che sia particolarmente importante, esatto. Immagino che voi parliate tanto. Sì, parliamo tanto, mi chiede consigli, li do. Eri, diciamo, non dico il più piccolo, però comunque eri al primo anno in primavera, quindi stavi scoprendo anche delle dinamiche importanti di calcio europeo giovanile, ti ripresenti l'anno dopo e diventi quasi capocannoniere di squadra perché hai lottato con Sia per tutta l'edizione per diventare un po' il nostro bomber. Anche qui ti chiedo l'emozione principale, se devi dirmene una, cosa ti viene in mente? Semifinale col Porto, quando diciamo ho recuperato palla all'avversario, al difensore e poi Ali ha fatto gol. Lì veramente mi veniva quasi da piangere. Commozione, devo dire, meritata perché a tutti è venuto un po' la lacrimuccia. Però ti voglio fermare su un altro step, i rigori. Com'è possibile? Sempre rigore decisivo, sempre il quinto, sempre il tuo. Cosa hai fatto? Hai allineato le stelle in quelle partite? Non lo so, ormai era diventata non abitudine, però... Bella abitudine. Spiegarla. Sì. Non so come spiegarlo, però è stato bellissimo, cioè comunque... fare il gol della vittoria. Ma la cosa particolare era anche che siamo arrivati al quinto rigore, che poi è difficile, tutte le serie finissero proprio con quel rigore decisivo, quindi era veramente il tuo rigore. Ho sempre cercato di liberare la testa da emozioni, pensieri negativi o comunque pressioni e batterlo tranquillamente e cercare di fare gol e basta. Come l'hai vissuta la fase finale di Youth League, in generale le partite importanti di quest'anno? So che tu l'hai sempre seguito, sì. Cosa hai pensato quando andava sul dischetto? Ero un po' in ansia, però dentro di me ero sicuro che lo segnavo. Però anche emozioni negative, no? Perché ti vedo negli occhi che è rimasto ancora quell'amaro che è giusto, perché quando perdi una finale, le finali, diciamo una banalità, le finali le perdi solo chi le gioca, quindi siamo arrivati e già è tanta roba. Però anche la sensazione di negatività, di amarezza, penso che possa darvi qualcosa per il vostro percorso. No? Sì, sicuramente perdere una finale non è mai bello, però credo che la cosa più importante sia arrivare in finale, giocarsela e non avere rimpianti, aver dato tutto e credo che io e i miei compagni abbiamo dato tutto e non abbiamo rimpianti per niente. La parentesi che ti chiedo in chiusura di questa parte è su Abate, perché non è stato un allenatore come gli altri. Parlavamo prima del tuo ruolo, che è un po' cambiato. Sì. Sei sempre stato quasi una mezzala, comunque centrocampista incursore a tutto campo. Sei diventato un tre quarti moderno alla Bellingham, diciamo così, per farti ovviamente lo stimolo. In cosa è stato fondamentale Abate per te? Sicuramente Abate mi ha cambiato sotto l'aspetto della mentalità, mi ha fatto crescere sull'attaccare la porta, sull'importanza del gol, di fare gol. Credo che siano cose fondamentali che magari prima
non davo così tanta importanza, magari preferivo fare, non so, un assist, fare la bella giocata, essere importante per la squadra e comunque essere leader e magari cambiare la partita, essere d'impatto. Credo che su quello mi abbia aiutato tanto. Da questo punto di vista, secondo te, può essere giusto dire che il mister è stato forse il più importante nella tua crescita come allenatore? Sì, sicuramente. Credo mi abbia cambiato tanto, veramente tanto, sullo step di diventare uomo, Quindi iniziare magari a giocare coi grandi. Della quello. personalità, anche dal punto di vista mentale. Sì. Tuo papà e tua mamma ti hanno dato dei valori importanti, sono stati sempre con te in questi anni. In cosa ti hanno aiutato di più secondo te? Guardando adesso il percorso, in cosa ti senti di doverli ringraziare di più? Credo il valore più importante che mi abbiano dato sia l'umiltà, di rimanere sempre coi piedi per terra, non tirarmela, non sentirmi mai arrivato. Guardando adesso Kevin, che ha fatto già un bel percorso, un bel tratto di strada, è arrivato a primavera, capitano, è arrivato in prima squadra, ha firmato il contratto. Qual è l'augurio che sentite nel cuore proprio da mamma e papà a figlio? Cosa vi augurate per Kevin? Prima di tutto la salute, che stia bene tutto. Poi io spero che faccia una carriera, spero che diventi un top player. Per me che rimane ancora uguale, umile, come adesso. Io gli auguro il meglio a mio fratello e spero che vada avanti così, con umiltà, perché alla fine è solo un inizio questo. E spero che vada avanti e sfondi tutto. Penso che faccia il meglio. Kevin, cosa ti senti di dire ai ragazzini, bambini che adesso ti vedono un po' come modello e vorrebbero fare un po' il percorso che hai fatto tu? Dal tuo punto di vista cosa è importante trasmettere? Credo sia importante inseguire il proprio sogno e migliorarsi giorno dopo giorno e sicuramente di rimanere umili e non sentirsi mai arrivati.